Cari amici e cari amiche, bentrovati e bentrovate. Siamo qui in questo nuovo video perché voglio parlarvi di mouse. Perché uno si chiede, parli di mouse, una cosa scontata e banale? In realtà non lo è, adesso vi spiego perché. Questo è un semplice mouse della Trust, un mouse da gaming che io ho utilizzato durante la vita quotidiana per fare i miei lavori e l'ho utilizzato molto spesso. Questo mouse però ha un problema. Il problema di questo mouse è che quando noi lo utilizziamo ci mettiamo in una posizione che non è neutra per la mano, per il nostro polso, che è questa posizione. La corretta posizione sarebbe appunto che una persona si trova così con le spalle dritte, l'avambraccio tutto appoggiato circa 10-15 cm dal bordo della scrivania e lo utilizza in questo modo. In realtà questa non è una posizione neutra che a lungo andare può andare a creare delle problematiche al tendine principalmente e quindi delle infiammazioni all'epicondilo. Ti viene praticamente la classica epicondilite. L'epicondilite o gomito del tennista ti può venire appunto anche lavorando al computer, perché se uno sta al computer per parecchie ore, per parecchi giorni, per parecchi anni, è chiaro che una posizione non consona che noi ripetiamo nel tempo ci crea delle problematiche. Quindi molto spesso noi ignoriamo questo fatto perché? Perché non ci fai caso, non ci pensi, a volte non lo sai, ma è il tempo di esposizione a creare l'effetto negativo. Infatti, quando si va a analizzare qualsiasi cosa, bisogna tener conto del tempo di esposizione, no? Possiamo parlare ad esempio delle radiazioni. Ok, tu sei soggetto a una radiazione, ma dipende dal tempo di esposizione alla radiazione, perché più è il tempo di esposizione alla radiazione, ovviamente più l'effetto è negativo. La stessa cosa possiamo dire quando siamo esposti alle radiazioni solari, no? Prendiamo il sole. Ok, se io il sole lo prendo nelle ore opportune e per un tempo non eccessivo, va bene, ma se io lo prendo senza protezione e per tempi di esposizione molto lunghi, nelle ore più calde è chiaro che susciteranno poi delle problematiche date proprio da un eccessivo tempo di esposizione. Quindi in qualsiasi ambito noi trattiamo, il tempo di esposizione è un aspetto fondamentale. Quando state facendo una mansione, che può essere ad esempio un lavoro, l'imbianchino che sta per tanto tempo con la pennellessa ad imbiancare, è chiaro che avrà negli anni delle problematiche ai tendini della spalla. Perché? Perché si andranno inevitabilmente a usurare, a lesionare e con il tempo appunto di esposizione che di un imbianchino sarà 35, 40, 45 anni, dipende appunto per quanti anni lavora, comunque dopo 40 anni mediamente tu ti ritrovi una spalla distrutta a causa appunto di una esposizione molto molto lunga. E ritornando a noi, quindi ritornando al mouse, abbiamo detto che questa posizione non è una posizione neutra e consona e a lungo andare potrebbe crearci delle problematiche. Motivo per cui io ho scoperto, non so, forse lo conoscevo ma non ci avevo dato importanza, ma poi leggendo un po' su internet, perché appunto ho avuto un'infiammazione, un'epicondilite, ho cercato e ho trovato un mouse, sempre questo della Trust, quindi stessa marca, ma questo è un mouse, come potete vedere, ben diverso. È un mouse cosiddetto verticale. Vedete, i tasti sono spostati lateralmente, non sono sopra come il mouse classico, ma sono spostati lateralmente. E quindi la posizione della mano non è più così sopra, ma gira leggermente. Ok? E quindi tende ad avere una posizione più consona. E infatti se uno fa la prova, in questa posizione sforzi di più, in questa posizione ti senti più rilassato, senti proprio che la muscolatura, i tendini si riposano maggiormente. E se questo lo possiamo vedere magari come una cosa inutile per una persona che lo utilizza 5 minuti al giorno, una persona che ci lavora, lo utilizza 6, 7, 8, 9, 10 ore al giorno, ovviamente, come dicevamo prima, per il tempo di esposizione, questa è una grande svolta. Non so neanche quando è stato sventato il mouse verticale, comunque non se ne parla molto, è difficile trovare qualcuno che parli di questo argomento, motivo per cui ho scelto di portarlo io. Ho scelto di parlare del mouse verticale, di ergonomia, perché poi l'ergonomia è la scienza che studia le posizioni del corpo al fine di ottenere poi degli strumenti, delle sedie, delle scrivanie, dei mouse che creino il meno possibile delle problematiche.
facciano stare bene il corpo in una posizione consona per evitare appunto tutte le problematiche che si sviluppano in seguito a posizioni scomode, all'utilizzo di strumentazioni non corrette, eccetera, eccetera, eccetera. Quando parliamo di sicurezza sul lavoro, c'è anche la parte appunto dedicata all'ergonomia. Purtroppo non se ne parla molto, in realtà viene data magari per scontata, oppure si pensa che sia un discorso banale, in realtà non lo è. Quindi anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, questo aspetto è fondamentale. Bisogna cercare di evitare infortuni, di evitare infiammazioni, di evitare il più possibile di stare male. Dobbiamo stare bene, cioè non siamo nati per utilizzare un mouse, no? Nella vita poi l'evoluzione, l'artificializzazione della società ci ha portato ad utilizzare strumenti che in realtà noi in natura non avremmo mai utilizzato. Quindi il processo di sviluppo sociale, il processo di progresso, che poi qui si potrebbe aprire una grande parentesi per capire se il progresso ci ha portato a un'evoluzione positiva oppure negativa, dobbiamo cercare di passare. Quindi siamo passati da zero, non avevamo nessun mouse, primitivi, siamo arrivati all'invenzione del mouse, poi sono sorte magari problematiche, sono sorti fastidi e ci si è chiesti come poter ridurre al minimo i fastidi e creare una strumentazione più ergonomica, e siamo giunti quindi al mouse verticale. Questo mouse qui verticale della Trust, sempre della stessa marca di quello da gaming, ha una rotellina, 2 tasti sinistro e destra come questo qua, però in questo caso abbiamo 2 pulsanti nella parte qui, un'inquadratura migliore, 2 pulsanti nella parte interna che possiamo andare a cliccare con il pollice, ok? E questo pulsantino sopra, molto utile, serve per andare a modificare la velocità della freccetta, no? Quindi la sensibilità del mouse. Quindi cliccando più e più volte si va a modificare la velocità, quindi magari può avere una velocità più reattiva oppure più lenta, a seconda di come siamo meglio abituati ad utilizzarlo. Bene, per questo video è tutto. Io spero vivamente che questo video vi sia utile per la vostra vita quotidiana, per ridurre eventuali disturbi, infiammazioni che vi possono succedere quando utilizzate questo tipo di strumentazione. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Allora, un'ultima cosa che mi ero dimenticato di dire: come mi sono trovato con questo mouse? Mi sono trovato veramente, ma veramente molto bene. È stata la svolta, perché c'hai proprio una posizione completamente rilassata e che nulla a che vedere con la posizione che hai della mano e del polso con il mouse classico che siamo abituati a vedere. Ebbene, con questo ho avuto veramente un risultato ottimo, eccezionale, motivo per cui con una spesa irrisoria, questo lo trovate se andate da Euronics o Unieuro, sta sui 24-23 euro, online lo trovate anche sui 18 euro, 17 euro. Comunque mi sono trovato veramente, ma veramente bene. Ci sono diverse tipologie, poi diverse marche, ci sono quelli Wi-Fi, per cui mi piacciono le cose con i cavetti, e per abituarsi basta 2 orette. Con 2 orette ti sei già abituato, dopo un giorno ti troverai veramente alla perfezione senza nessun problema e poi non riuscirai più a farne a meno. Io ho provato a ritornare a quello classico e già sento completamente la differenza. Quindi per cui io ve lo consiglio, è stata una genialata a chi l'ha inventato e spero che questo video insomma vi sia utile.